Ciao, mi chiamo Giuditta. Come descriveresti la tua esperienza durante i training e come la collocheresti nel tuo percorso formativo o artistico? La mia esperienza durante questo training è stata molto varia, estremamente varia. È per me questo un anno di grandissimo approfondimento, per fortuna me lo posso concedere, sono felice di farlo e è comunque il mio un percorso che è soprattutto, diciamo, ruota soprattutto attorno alla danza o comunque al movimento e al linguaggio, come ho avuto modo di dire più volte. Senz'altro tutta la questione relativa ai posizionamenti, agli orientamenti e all'autodefinizione per me sono centrali, importantissimi. In che modo ti sei rapportata al gruppo durante le attività? Hai percepito un senso di appartenenza o hai preferito assumere una posizione più da osservatrice? Durante il lavoro con il gruppo, ho anche qui avuto vari momenti e vari punti di vista e vari sentire. In generale mi sento parte del gruppo, è chiaramente una comunità temporanea, quindi si tratta di un gruppo che si apre e si chiude ed è anche una cosa bella questa. In altri momenti effettivamente mi sono sentita un po' un'osservatrice, partecipante ma un'osservatrice. Ti sei sentita accolta e supportata da chi ha condotto il training? Mi sono sentita estremamente accolta dalle persone che hanno condotto il training e supportata e vista, devo dire la verità. Non sono certa che questo si possa applicare a tutte le persone che sono state presenti all'interno del cerchio di lavoro. Tra le attività proposte, fisiche o teoriche, quali hanno attivato in te maggiore attenzione e risonanza in relazione alle tematiche affrontate? Che cosa le hai rese significative per te? Dunque, data un po' il mio percorso di vita e quindi anche la mia esperienza, il punto in cui sono rispetto alla macro tematica della transness, senz'altro le pratiche proposte dalle persone trans sono state per me quelle più forti e più intense e più significative, perché sono quelle che mi portano verso un'esperienza incarnata che mi arriva direttamente e quindi per me sono quelle più rilevanti e più vere anche, più autentiche. E sono quelle che mi risuonano di più, in particolare anche perché emergo da questo, la pratica di questa mattina portata da Fra e da Zani mi ha assolutamente colpita tanto nei contenuti quanto nella modalità di presentazione, che trovo sia stata molto importante ed è talvolta mancata in altri lavori, nel senso che entrambe queste persone hanno avuto modo di accompagnare tutti quanti, tutto quante, passo passo, con una verbalizzazione che spiegava esattamente che cosa si andava a fare, come lo si andava a fare, qual era l'obiettivo e quindi questo mi ha aiutata a calarmici dentro con grande fiducia. Mentre talvolta alcune pratiche che poi ho riconosciuto come molto interessanti e belle, però sono state proposte in maniera diciamo forse eccessivamente intuitiva o eccessivamente diretta e quindi mi hanno permesso a volte di entrare, a volte invece mi hanno creato un pochino di resistenza. Mentre stamane siamo stati tutto accompagnati in maniera delicata, estremamente delicata, ma estremamente precisa anche a livello lessicale, all'interno del mondo che Fra e Zani ci volevano proporre. Questo per me è stato eccellente, sia nella parte più teorica, importantissima, fondamentale, soprattutto per me personalmente, anche per l'assetto che ho percepito nel gruppo, ma anche nella pratica corporea. In che misura questa esperienza ha inciso sul tuo modo di riflettere e confrontarti sulle questioni di genere? Ehm, Tutte le pratiche che abbiamo attraversato in questi 2 weekend hanno contribuito per me alla riflessione, che è una riflessione che mi accompagna, non saprei dire da quanti decenni ormai, su una tematica che davvero per me è centrale, perché è una tematica, come dicevo prima, di posizionamento nel mondo umano, non umano, e quindi senz'altro mi sono arrivati tantissimi stimoli, tantissime idee, ma lo ribadisco, ho particolarmente apprezzato le pratiche calate in un'esperienza vissuta. Per cui le pratiche che mi sono arrivate da persone che hanno una consapevolezza corporea, personale, identitaria e anche teorica più
formata rispetto a questa macro area. In che modo la danza e il teatro possono contribuire ad attenzionare, esplorare e comunicare le tematiche di genere? Credo che la danza, il movimento, il teatro, le arti performative e l'arte in generale siano uno strumento fondamentale per l'umano e per l'umano nel cosmo. Quindi senza dubbio si possono fare, tutte queste arti si possono fare portatrici di qualsiasi messaggio, in particolare stiamo parlando appunto di messaggi relativi al proprio posizionamento di genere, per cui senza dubbio sono strumenti potentissimi perché sono strumenti che partono dall'individuale ma arrivano al collettivo in molto meno tempo che il cognitivo. Per cui se io metto come dire, il mio corpo in gioco, cito qua Luce, ha utilizzato questa parola molte volte e mi è piaciuta un sacco, il mio corpo entra in continuità con gli altri corpi e quindi è più facile per me, qualsiasi sia il mio posizionamento temporaneo, entrare in contatto profondo con un'altra identità e poi con un'identità collettiva. Quindi secondo me è uno strumento potentissimo quello del movimento della danza. Penultima. Quali elementi, idee o consapevolezze ritieni di aver maturato al termine di questo percorso? Alla fine di questo percorso credo di aver consolidato e maturato la drammatica consapevolezza che il percorso non finisce mai e che quindi tutto ciò che noi facciamo è utile, è importantissimo, ma non ha mai un termine, non ci si può mai considerare arrivati, ma siamo sempre in viaggio, siamo sempre in cammino. Ultima. Se dovessi rappresentare questa esperienza con 3 parole, un gesto o un movimento, quali sceglieresti? In ascolto, con cuore